Ciao a tutti e bentornati su MTBT Mountain Biking Tube. Nel mio video dove celebravo il raggiungimento di 10.000 iscritti, avevo rivelato che ciò che mi aveva aiutato tantissimo a raggiungere dopo 2 mesi di tentativi falliti l'ambita cima del monte che ho vicino a casa era stato proprio l'utilizzo di un cardiofrequenzimetro. Il GPS non sapevo neanche che esistesse, utilizzavo un Polar da polso che piazzavo all'occorrenza sul manubrio per poter monitorare i battiti cardiaci e fare il conto a fine giro delle calorie bruciate. Le prime uscite tornavo a casa in stato catatonico, spaccate in due, dolori al sedere, cervicale, ginocchia, mi facevano male anche gli occhi. L'indolenzimetro durava 4-5 giorni. Ricordo che non riuscivo ad arrivare alla prima curva di una salita lunga di 5 km, la prima curva era solo dopo 700 metri. Niente, non riuscivo a superarla. Sembrava che mi si spaccasse il cuore. Sapete cosa mi ha aiutato? L'orologio Polar che mi mostrava la frequenza cardiaca. Quando si inizia una salita, le pulsazioni schizzano in pochi secondi al limite massimo di sforzo, soprattutto se non si è ancora rotto il fiato. Arrivavo al punto che mi sentivo morire, ma poi ho notato che se deceleravo un attimino, le pulsazioni si stabilizzavano e addirittura diminuivano leggermente. Dovevo quindi solo tenere il ritmo e andare avanti fino a quando le forze non me l'avessero consentito. Nel ciclismo il monitoraggio dei battiti cardiaci è molto importante, non solo per migliorare le vostre performance, ma anche per capire il limite oltre al quale fareste meglio non andare, adeguando la cadenza della pedalata sul numero di battiti cardiaci sostenibile. Il cardiofrequenzimetro quindi non è solo utile per sportivi di professione, ma è molto utile anche per chi pratica un'attività a livello amatoriale in maniera saltuaria. Serve infatti ad individuare lo sforzo che stiamo facendo ed a calibrarlo in relazione alla nostra forma fisica, per non fare troppa o troppo poca fatica. Il cardiofrequenzimetro è un rivelatore di battiti cardiaci che ci permette di rilevare il numero di battiti che il nostro cuore compie in un minuto. Adattando la frequenza cardiaca all'interno di determinati parametri, si potrebbe essere in grado di perdere peso, riducendo la massa grassa, migliorare la propria forma fisica e preparare accuratamente una gara agonistica. Solitamente alcuni modelli vengono venduti con fascia cardiotoracica. I battiti cardiaci vengono trasmessi sotto forma di segnali elettromagnetici ad una unità ricevente, che può essere un dispositivo dedicato, un telefonino o un'applicazione web. Esistono però alcuni dispositivi che lavorano senza fascia toracica, ma solo con sensori per il polso o per il braccio. Oggi sul mercato esistono gioielli tecnologici che non solo misurano la frequenza cardiaca, ma hanno anche un GPS integrato con la possibilità di misurare in tempo reale la distanza percorsa, il numero di calorie bruciate, il contapassi, l'altitudine, la velocità e molto altro ancora. I dispositivi più evoluti offrono la possibilità di scaricare i dati sul computer o web cloud, elaborare dei grafici e di fare delle statistiche sull'andamento delle nostre prestazioni. Il mercato offre una vasta scelta e spesso ci si sente persi. Ecco quindi 7 consigli da usare per la valutazione. Le dimensioni non devono essere troppo ingombranti, in modo da non ostacolare i movimenti. La comodità ed il peso sono dei fattori importanti da valutare. Dovete sempre sentirvi a vostro agio. Se la fascia toracica è per voi un fattore limitante, optate per un cardio da polso, anche se però per il ciclismo non è dei più indicati. Se fate sport di resistenza, quali bici, maratone e nuoto, grammi meno da trasportare fanno sempre comodo. Il display deve essere ben visibile e i caratteri non troppo piccoli. La luminosità deve permettervi di leggere le informazioni velocemente, anche con una forte esposizione di luce. La durata delle batterie. Fate conto che se pensate di utilizzare il dispositivo anche come GPS, l'autonomia delle batterie va dalle 6 alle 8 ore, senza GPS dai 7 ai 10 giorni. In alcuni dispositivi è possibile disabilitare il GPS e quindi risparmiare sul consumo della batteria. Altri invece offrono la possibilità di sostituire la batteria in modo da non rimanere mai a secco. La resistenza all'acqua. È importante scegliere un cardio che tolleri acqua piovana, se per esempio durante una pedalata dovesse iniziare a piovere. Se praticate nuoto, assicuratevi che il modello sia waterproof. Le funzionalità aggiuntive. Alcuni cardio hanno delle funzionalità aggiuntive molto interessanti, come per esempio l'Activity Tracker,
utilizzato per monitorare l'attività cardio, le ore di sonno e il conteggio dei passi, in modo tale da darci una fotografia dettagliata dell'attività della giornata. Un GPS, in modo da poter seguire un percorso predefinito o controllare la velocità o l'altitudine a cui ci si trova. Alcuni dispositivi fanno addirittura l'elettrocardiogramma, il famoso ECG. L'Apple Watch Serie 4 è in grado di fare un test che registra la frequenza e l'intensità degli impulsi elettrici prodotti dal battito cardiaco. Dall'elettrocardiogramma si possono ricavare diverse informazioni relative al ritmo cardiaco, tra le quali la presenza di eventuali anomalie. Il prezzo. Il costo varia in base al numero delle funzionalità, dai materiali utilizzati e chiaramente dal marchio. I modelli base solitamente non dovrebbero superare i 100 euro e sono ideali per chi è alle prime armi. Quelli intermedi si attestano tra i 150 e i 250 euro, normalmente non hanno il GPS integrato, mentre quelli al top di gamma possono arrivare a costare anche 700 euro. I dominatori del mercato sono Polar e Garmin, quest'ultima molto utilizzata dai ciclisti per via del GPS integrato. Ed ora andiamo a vedere 8 dei modelli più venduti. Tutti i link li troverete in descrizione.
E con questo è tutto. Se siete in possesso di un cardiofrequenzimetro e vi sentite di consigliarlo al popolo entibitiano, sentitevi liberi di commentare qui sotto. Ciao e alla prossima!